Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della nuova linea Malpensa-Gallarate. Approfondiremo quello che è stato il suo sviluppo in questi anni fino alla sua recente apertura poche settimane fa. Il progetto per la creazione della linea risale al 2020, quando FNM Group ricevette il finanziamento per la costruzione della linea. Successivamente i lavori iniziarono a partire dal 2022. Il progetto venne approvato al fine di migliorare i collegamenti verso il Sempione, ma anche verso Milano, offrendo più collegamenti. Di base, questa nuova linea consiste in un percorso di 4,6 km, che parte dalla stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 2 e arriva nella stazione di Gallarate. Durante il percorso la linea incontra il bivio Cardano, che permette di andare in due direzioni distinte, la prima verso la stazione di Gallarate e la seconda verso la linea del Sempione, in direzione Domodossola. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il territorio dove la linea correrà non è avverso, essendo un territorio limitrofo all'aeroporto. Nonostante ciò, si è deciso di procedere con una linea suddivisa tra gallerie e un percorso in trincea. A collaborare con FNM Group per la realizzazione di questa linea c'è stata anche Salch SpA. Essa ha contribuito anche alla creazione di una nuova sottostazione elettrica in corrispondenza del bivio Cardano, oltre a nuovi impianti di segnalamento e sistemi di trazione elettrica, oltre ovviamente a moderni armamenti ferroviari. In sostanza, l'aeroporto di Malpensa con questa nuova linea diverrà un importante hub su servizi transfrontalieri e non, permettendo di saltare l'attuale percorso via Busto Arsizio. Dal 2022 fino a poche settimane fa i lavori sono andati avanti senza intoppi. Piccola annotazione è che la seconda parte del bivio Cardano che permette la connessione con il Sempione non è ancora stata completata. Una volta terminata permetterà di sbloccare nuovi servizi da e per la Svizzera. Arriviamo così a gennaio 2026, dove è avvenuta l'attivazione dell'ACC negli impianti di Gallarate e Sacconago. È stato necessario però limitare tutti i treni delle linee RE51 ed RE54 nella stazione di Busto Arsizio Nord, cancellando di fatto anche tutti i collegamenti S50 per la Svizzera. Il 17 gennaio 2026 è stato l'ultimo giorno di questa limitazione e a partire dal 18 tutti i treni sono tornati all'aeroporto di Malpensa. In questa e in altre giornate sono state eseguite diverse prove che simulavano scenari di incendio e di altre emergenze, al fine di verificare lo stato di sicurezza e la preparazione del personale ad eventi simili su questa nuova linea. Oltre a questo sono state eseguite diverse corse prova sulla nuova linea con diversi materiali, come ad esempio i CSA ETR 245 e i Caravaggio ETR 421 e 522, ma anche ETR 700. Ebbene sì, poiché venerdì 6 gennaio un'unità si è resa partecipe di due corse tra Malpensa e Gallarate. Chissà, magari in futuro Trenitalia ci potrà regalare delle sorprese. Arriviamo così al 22 gennaio, il giorno di apertura ufficiale della nuova linea Malpensa-Gallarate. Per questo evento storico è stato organizzato un treno speciale dedicato al personale di Trenord, alla stampa e a tutte le figure politiche che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Ovviamente la linea è composta da due binari e permette il viaggio dall'aeroporto a Gallarate in circa 10 minuti. Sempre in questa giornata, ogni treno in arrivo al Terminal 2 di Malpensa è stato obbligato a scaricare tutti i viaggiatori e partire come invio vuoto verso Gallarate. Ciò è stato fatto per favorire le scuole macchinisti sulla linea, in modo da abilitare tutto il personale ad operare su questa nuova linea.
Il giorno seguente, il 23 gennaio, la linea ha aperto anche al pubblico, con tutti i treni della relazione R51 che prolungano la loro destinazione a Gallarate. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che questa linea serve le stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Bovisa, Saronno, Rescaldina, Castellanza, Busto Arsizio Ferrovie Nord, Ferno, Malpensa T1, Malpensa T2 e ora anche Gallarate, con una frequenza oraria di un treno ogni 30 minuti. Vedremo se anche la linea R54 da Milano Cadorna subirà in futuro lo stesso prolungamento. Come detto in precedenza, pure gli ETR 700 ora possono percorrere questa nuova linea e dal 7 febbraio è stato istituito un servizio ufficiale da Udine e Venezia verso l'aeroporto di Malpensa, organizzato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che ci riporta al passato, più di 20 anni fa, dove per lo stesso motivo vennero organizzati diversi servizi tra Torino e Malpensa, passando via Novara Nord e Sacconago. Vedremo se l'attuale Frecciarossa riscuoterà così tanto successo da poter essere mantenuto anche dopo i Giochi Olimpici e se questa nuova linea barra bretella che permette un collegamento più veloce verso l'aeroporto dalla Svizzera sbloccherà nuovi collegamenti internazionali da essa. Ovviamente solo il tempo ce lo dirà. Non ci resta che attendere prima di tutto il completamento del bivio Cardano. A quel punto magari potremo vedere qualcosa di interessante. Infine ci tengo a precisare che tutto il tratto è di competenza di Ferrovie Nord. E inoltre vorrei ringraziare Davide Bottazzi Rail Photo per il prezioso materiale fotografico raccolto nelle scorse settimane. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto e adesso vi lascerò a un cab ride completo della linea da Gallarate a Malpensa.